Hai sostituito il tuo dentifricio commerciale e sei passato ad un'alternativa eco-bio? Se ti dicessi che esiste una soluzione ancora più estrema? Ciao, sono Alberto Zippo, cultore del benessere, ed oggi torniamo ad analizzare l'argomento dentifrici. Prima di iniziare, se questi argomenti sono di tuo interesse, iscriviti al canale così da non perderti i prossimi video che pubblicherò. Ora bando alle ciance, volume a palla, partiamo! Molto tempo fa ho analizzato l'argomento dentifrici in un contenuto dedicato, approfondendo i vari elementi che sarebbe meglio evitare per la nostra salute. Se te lo sei perso, ti consiglio di guardarlo prima di vedere questo video, così da avere un quadro più ampio e preciso della questione. Ti lascio il link ovviamente qui sopra. Nel precedente contenuto avevo accennato a delle sostanze da tenere d'occhio quando acquistiamo un dentifricio. Una di queste è il fluoro. Ricordiamo brevemente di cosa si tratta. Il fluoro è un alogeno come cloro, bromo e iodio. In quantità eccessiva gli alogeni hanno un effetto immunosoppressore ed indeboliscono le capacità cognitive e di coordinamento delle persone. Il fluoro è stato associato all'ipotiroidismo da diversi studi scientifici, di conseguenza sarebbe meglio prestare attenzione a questa sostanza. Non ho molto altro da aggiungere rispetto a quanto detto tempo fa. Se ti ricordi, in quel video parlai anche del biossido o diossido di titanio. In ambito cosmetico, il biossido di titanio viene indicato con la sigla CI77891, in campo alimentare invece con la sigla E171. Si tratta di una sostanza che ha effetti deleteri sulla nostra salute e viene inserita nei tubetti di dentifricio come colorante bianco, altrimenti tutti gli altri ingredienti lo potrebbero far divenire di altri colori, come ad esempio viola o marrone. Il consumatore, essendo abituato al classico colore bianco dei dentifrici commerciali, non sarebbe invogliato all'acquisto. Per questo motivo viene inserito il biossido di titanio. È una nanoparticella che moltissimi studi scientifici hanno confermato essere dannosa per stomaco, fegato ed intestino. Se analizziamo il fatto che tutto quello che viene messo in bocca deve essere commestibile, capiamo bene che certe sostanze non possono e non devono essere ingerite. Di conseguenza, il dentifricio risulta essere uno dei prodotti per la cura della persona più sottovalutati quando si parla di benessere. A questo punto immagino che ti starai chiedendo: nel video passato hai mostrato quali elementi dovremmo eliminare dai dentifrici, ma quindi non è sufficiente acquistare un dentifricio biologico in tubetto? Cerchiamo di scoprire perché i dentifrici in tubetto non siano la soluzione definitiva se ricerchiamo il massimo per la nostra salute. L'assimilazione sublinguale è molto potente e l'errore fondamentale che troviamo in tutti i dentifrici in tubetto è che vengono inserite delle sostanze che non sono commestibili. I tubetti, per come sono fatti, contengono solitamente almeno l'80% di acqua. Però se proviamo a capovolgere il tubetto a testa in giù, non vediamo l'acqua uscire dal tubetto. Questo avviene per un motivo molto semplice. Le aziende produttrici di dentifrici in tubetto inseriscono degli addensanti e queste sostanze collose purtroppo non si eliminano più. Giorno dopo giorno si addensano sempre di più nelle setole del nostro spazzolino e di conseguenza le inseriamo nella nostra bocca. Tornando a quanto detto poc'anzi, i dentifrici in tubetto contengono almeno l'80% d'acqua, quindi dovrebbe già sorgerci un dubbio. Ma dove c'è l'acqua? Cosa si crea? La risposta è molto semplice: dove c'è acqua si accumulano muffe, virus e batteri. Quindi se nel nostro dentifricio in tubetto è contenuto l'80% d'acqua, questo probabilmente creerà muffe, virus e batteri. Di conseguenza, cosa fanno le aziende per risolvere questo problema? Inseriscono degli antimuffa, antibatterici chimici e tante altre sostanze per evitare queste problematiche. A questo punto però si genera un bel problema. Dicevo prima che tutto ciò che inseriamo in bocca deve essere tassativamente commestibile e sicuramente queste sostanze non lo saranno di certo. Andremo praticamente ad inserire in bocca delle sostanze pericolose derivate dal petrolio, ma non solo. Oltre ad eliminare le sostanze che abbiamo visto nel video precedente, cosa possiamo fare dunque per migliorare ulteriormente? Quali sono le alternative in commercio che abbiamo a disposizione? L'alternativa che possiamo utilizzare e che personalmente reputo più sana è un dentifricio in polvere. Ne esistono in commercio di diverse tipologie e in questo video specifico non ho assolutamente intenzione di suggerirne uno più di un altro.
Posso dirti che da diversi anni ho virato per questa soluzione. Nello specifico utilizzo del bicarbonato, opportunamente trattato per essere utilizzato in modo sicuro ed efficace per la pulizia dei denti, ma si può utilizzare anche dell'altro. Come sempre, il mio consiglio può essere quello di andare a verificare personalmente tramite le erboristerie della tua zona oppure i siti internet ben selezionati. Tornando alle motivazioni di questa scelta, le nostre cellule della bocca cercano sempre la strada per sopravvivere, come tutte quelle del nostro corpo. Con un dentifricio in tubetto le cellule non riusciranno mai a farcela perché vengono soffocate. Il dentifricio in polvere invece, se di formulazione principalmente alcalina, assorbe gli acidi contenuti in bocca. La carie deriva da batteri acidofili, quindi queste sostanze inserite nella formulazione di un dentifricio ben realizzato assorbono gli acidi. Di conseguenza predispongono le cellule della bocca a continuare la loro vita correttamente in salute. La carie dentale è un argomento assolutamente da non sottovalutare. Per l'Organizzazione Mondiale della Sanità si tratta di una delle malattie più diffuse al mondo, con il 90% delle persone che ne ha sofferto almeno una volta durante la propria vita. Le problematiche legate all'igiene orale coinvolgono quasi 4 miliardi di persone. Solo in Italia la problematica carie colpisce un adolescente su 2, mentre tra i bambini più piccoli la percentuale cresce fino al 60%. Un adulto italiano su 4 riconosce di avere carie non curate che possono portare a dolore, perdita di denti e infezioni. Il 30% degli anziani invece ha perso la quasi totalità dei denti, compromettendo ovviamente anche la propria alimentazione. Quando i batteri della carie raggiungono il cuore, riescono ad aderire a qualsiasi parete. Di conseguenza possono produrre dapprima un'infiammazione e poi un'endocardite, che è un'infezione nella parte interna del cuore. Si tratta di una problematica che può mettere a serio rischio la nostra vita. Il mio obiettivo, ormai lo sai, è ricercare il benessere e condividerlo con chi ha la stessa passione o sta iniziando ad averla. Per questo motivo, dopo questo video, spero sia ancora più evidente come non si debba sottovalutare nemmeno la scelta di un semplice dentifricio. Avere un'ottima salute orale è fondamentale e per raggiungerla bisogna mantenere anche un valido regime alimentare. Un'ottima igiene orale ci permetterà anche di dormire meglio, avere meno problematiche all'apparato scheletrico e mantenere un'ottima concentrazione. Per tutti questi motivi, perché non provare a migliorare la nostra salute partendo da una scelta differente di acquisto come un semplice dentifricio? Ovviamente non è l'unico prodotto per la cura della persona a cui bisogna prestare attenzione. Ne ho parlato in questo video che ti consiglio vivamente di guardare. Spero di esserti stato d'aiuto anche oggi e ci vediamo al prossimo video.